Ciao! Oggi andiamo a vedere un trucco, un super trucco. Quando dobbiamo cucire, insomma, ci può capitare che il filo si formi degli antipatici nodi. A me è successo sempre da una vita. Allora devi scucire, devi togliere il nodo, devi fare veramente tante rotture di scatole e noi non ne abbiamo assolutamente voglia. Cosa succede? Allora, noi per ovviare a questa problematica possiamo utilizzare un trucco, è il trucco della saponetta. Il trucco della saponetta, quindi di un residuo di una saponetta che tu hai utilizzato e che ovviamente è la parte terminale della saponetta, la puoi utilizzare appunto per vari motivi. In passato ti ho parlato anche della modalità di utilizzarla per sostituirla ad un gessetto da sarto, che tra l'altro è molto utile perché basta un po' di acqua o il primo lavaggio, andrà sicuramente tutto via, perché è naturale, perché è sapone. Quindi stai tranquillo. Però in questo caso oggi stiamo parlando della problematica dei nodi al filato molto noiosi. In questo caso cosa dobbiamo fare? Io mi sono creata questa sorta, vedi, di buco, di scalanatura. Non so se si veda, vedi? Una semplice scalanatura. Ecco. In questo caso, quindi, in questo modo, io posso inserire il mio filo. Quindi inserisco così il filo, vedi che entra all'interno e poi lo tiro. Basta tenerlo con il pollice e tirare fino alla fine della gugliata che noi abbiamo scelto. Quindi siamo sicuri che tutto il filo sia stato, diciamo, inserito all'interno della fessura. In questo caso io ti faccio vedere una prova pratica. Ecco, voglio cucire. Allora, vado così. Ecco qua, guarda, non si formano assolutamente nodi. Facciamo finta che, ecco, tutto annodato un po' così. Solitamente si formano nodi. Guarda. Guarda, il nodo non si è formato, si stava formando, guarda, guarda, non si è formato, si stava per formare il nodo. Ecco, quindi questo è un semplicissimo trucco per ricamare o fare altri tipi di lavori con più facilità. Tra l'altro scorre anche molto meglio il filo, quindi ci permette un lavoro anche più soddisfacente da quel punto di vista. Questo ovviamente vale non solo per i fili così grossi come questo, ma anche i fili più sottili, come nel caso di un filo per esempio come questo, che è della Cutterman, che è un filo in poliestere che io utilizzo solitamente per applicare le perline, lo utilizzo per fare degli orli sia alle gonne sia ai pantaloni e via dicendo. E anche in questo caso si formano purtroppo i nodi. Quindi stesso discorso, lo inseriamo il filo che abbiamo scelto per fare il nostro lavoro all'interno della scalanatura e tiriamo il filo in questo modo. Ecco qui. Sapremo che questa parte del filo è come se fosse incerata, ecco, e scorrerà veramente con facilità, quindi in modo tale che il nostro lavoro venga meglio, il nostro umore sicuramente ne avrà giovamento e quindi sarà un lavoro anche più divertente e più facile da effettuare. Fammi sapere se conoscevi il trucco della saponetta. Evidenziare, vedi? Però questo va subito via con un po' di acqua e va subito via sciacquandolo. Però soprattutto questo video in questo video ti ho parlato più che altro dei nodi, dell'eventualità che si formino i nodi nei nostri filati. Fammi sapere se lo conoscevi, se conoscevi questa tecnica, fammelo sapere nei commenti, mi raccomando, e se non hai voglia di scrivere lasciami un solito commentino, cuoricino, che mi fa sempre piacere, regalami un bel pollice in su e mi raccomando iscriviti al canale cliccando sulla campanella e scrivendo su tutte
te, in modo tale da ricevere tutti i video nuovi che verranno caricati nel canale. Quindi sarai super aggiornato, rimarrai super aggiornato. Se hai domande di video, dubbi, domande e richieste di video, non esitare, scrivermelo nei commenti o ovunque, insomma, anche su WhatsApp. Se vuoi scrivermi su WhatsApp, io ne sarei veramente grata e felice di ricevere un tuo consiglio, una tua richiesta. Io ti mando un grandissimo bacio, ti auguro un buon cucito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!